questo nuovo progetto sto usando il filato della Baci Rubati, della Mistrico Filati. Per quanto riguarda il gomitolo, sono dei gomitoli da 50 grammi, sono molto morbidi e adatti di questi periodi. La composizione è 97% di microfibra e 3% di poliestere. Come vedete, intorno al filo ci sono dei filamenti di lurex molto delicati. Il colore che io sto usando è il colore numero 1. Sono dei gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 130 metri, quindi ha una buona resa. Per quanto riguarda il filato è anti-peeling, quindi non contiene peli, non lascia peli ed è adatto anche per bambini. Detto ciò, possiamo iniziare il nostro tutorial. Per realizzare la nostra maglia dobbiamo tenere presente che dobbiamo lavorare uno sprone rotondo, quindi dobbiamo prendere la circonferenza della nostra testa e dobbiamo tenere presente anche il multiplo del punto che ho scelto, che è un multiplo di 6. Nel mio caso ho avviato 96 catenelle che corrispondono a 59-60 cm circa. Come vedete la catenella è anche un po' elastica. Se voi volete uno sprone più profondo dovete aggiungere 6 catenelle in più, quindi 6 più 6 più 6 se lo volete molto profondo. Ricordatevi che l'aumento della taglia non dipende dalla catenella iniziale, ma dai giri che noi dobbiamo fare. Quindi se voi aumentate la catenella, non vuol dire che aumentate le catenelle, aumenta anche la taglia, ma dovete sempre aumentare i giri. Se invece usate un altro tipo di filato e un altro tipo di uncinetto, io sto usando l'uncinetto numero 5, calcolate sempre la circonferenza e la profondità dello scollo che voi volete. Una volta che avete avviato le vostre catenelle, nel mio caso sono 96, adesso dobbiamo chiudere in cerchio. Quindi la prima catenella con l'ultima e lavoro una maglia bassissima. Devo lavorare il primo giro di mezze maglie alte, quindi mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta. Vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta. Vado a fianco, mezza maglia alta. Quindi prendo il filo, entro nella catenella sottostante, esco il filo e chiudo tutte e tre le asole. Vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Terminato il primo giro, chiudo con una maglia bassissima nella prima mezza maglia che abbiamo iniziato, quindi a questo punto. Adesso dobbiamo lavorare il secondo giro. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Adesso lavoro una catenella di separazione, salto una, vado a fianco e lavoro un'altra maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Salto una maglia di base, vado a fianco e di nuovo maglia bassa. Adesso lavoro una catenella di separazione, salto una, vado a fianco, maglia bassa. Di nuovo catenella di separazione, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. Dobbiamo realizzare 2 archetti con una maglia bassa. Adesso 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Salto sempre una maglia di base, vado a fianco, maglia bassa e dobbiamo ripetere adesso le maglie basse con una catenella di separazione saltando sempre una maglia di base, quindi una catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. A questo punto realizzo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 1, vado a fianco, maglia bassa, una catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa,
di nuovo una catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. Dobbiamo ripetere sempre questa sequenza. A questo punto realizzo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco e maglia bassa. Continuate questa sequenza e ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro, quindi ho fatto le 4 catenelle, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, a questo punto realizzo l'ultima catenella e mi chiudo nella maglia bassa dove abbiamo iniziato e quindi a questo punto abbiamo una maglia bassissima, scusate. Qui abbiamo i 2 archetti. Adesso con una maglia bassissima mi sposto nell'archetto a fianco. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, più una catenella di separazione. Filo sull'uncinetto e ritorno indietro nell'archetto a fianco, quindi torno indietro e lavoro una maglia alta. Dobbiamo realizzare delle maglie incrociate dove abbiamo le 2 asole di maglie basse. Qui invece faccio 2 catenelle. Vado nell'archetto di 4 catenelle, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questo archetto che ho a fianco, vado nell'archetto a fianco e realizzo una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, ritorno indietro e lavoro una seconda maglia alta. Questo è il terzo giro. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 4 catenelle, realizzo una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, salto questo archetto, vado nell'archetto a fianco e lavoro una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, ritorno indietro e lavoro la maglia alta incrociata con una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, qui una maglia bassa, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questo archetto, vado nell'archetto successivo, maglia alta, catenella, prendo il filo, ritorno indietro e maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, maglia bassa nell'archetto di 4 catenelle, 2 catenelle e ripeto la maglia incrociata, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella, ritorno indietro, maglia alta. Proseguite questo fino a terminare il nostro giro. Sono arrivata al termine del giro e concludo il giro facendo 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso dobbiamo lavorare il quarto giro, è l'ultimo, quindi dobbiamo ripetere sempre questi 4 giri. Quando invece lavoreremo il giro delle mezze maglie alte dobbiamo inserire gli aumenti. Quindi ogni volta lavoriamo 4 giri normali in questo modo e poi nel giro delle mezze maglie alte dobbiamo inserire gli aumenti. Adesso mi porto con una maglia bassissima al centro del punto incrociato e all'interno devo lavorare 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Rientro e lavoro una seconda maglia alta, una catenella e rientro all'interno e di nuovo 2 maglie alte. Quindi ogni volta che ci troviamo sul punto incrociato lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, un ventaglietto di 4 maglie alte separate da una catenella. Invece dove abbiamo la maglia bassa dobbiamo lavorare un punto puff di 5 maglie, quindi entriamo e lavoriamo una maglia, alziamo su, prendiamo il filo, salgo su una seconda volta, prendo il filo, salgo su bene una terza volta,
prendo il filo, sono 4 volte, salgo su e una quinta volta. Adesso chiudo tutto insieme. Di nuovo qui mi trovo dove ho il punto incrociato e all'interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco come si presenta il punto, spero che si vede anche se è bianco. Filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e a questo punto lavoro la prima maglia, salgo su, prendo il filo e salgo su una seconda volta, prendo il filo, una terza volta, prendo il filo, salgo su una quarta volta, quindi tiriamo bene, e l'ultima volta. Adesso passo attraverso tutte le asole e chiudo con una catenella. Qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e rientro 2 maglie alte, 1 e 2. Continuate in questo modo, ci vediamo al termine del giro. Ecco qui, ho terminato i miei 4 giri, adesso dobbiamo riprendere il giro delle mezze maglie alte e a questo punto io inserisco gli aumenti. Chiudo prima con una maglia bassissima nella terza catenella. Lavoro 2 mezze maglie alte e poi inserisco l'aumento, quindi faccio 2 mezze maglie alte e un aumento. Quindi a questo punto lavoro una catenella, rientro nello stesso punto e ho lavorato la prima mezza maglia alta. Vado a fianco, una seconda mezza maglia alta. Qui ne lavoro 2, quindi entro, lavoro la prima mezza maglia alta, filo sull'uncinetto e una seconda mezza maglia alta. Andiamo avanti così per tutto il nostro giro, quindi qui ne lavoro 1. A fianco una seconda mezza maglia alta e qui ne lavoro 2. Sul punto puff lavoro 2 mezze maglie alte, 1, rientro nello stesso punto, 2. Qui lavoro una mezza maglia alta, a fianco una mezza maglia alta e all'interno delle catenelle ne lavoro 2, 1 e 2. Quindi proseguite questa sequenza fino a terminare il nostro giro. A fianco una mezza maglia alta e qui all'interno 2, 1 e 2. Ci vediamo al termine del giro e vi faccio vedere come iniziare di nuovo dal giro delle maglie basse e le catenelle di separazione. Ecco come si presenta lo sprone dopo aver fatto gli aumenti. Mi raccomando, quando fate gli aumenti comunque contate le mezze maglie, devono risultare sempre multiplo di 6, quindi se casomai non vi trovate con il multiplo aggiungete qualche maglia in più per avere il multiplo di 6. Una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo lavorare il giro numero 2, quindi ci alziamo con una catenella. Rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa, catenella di separazione, salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia bassa. Adesso lavoro le 4 catenelle di separazione. Alla chiusura lavoriamo l'altra catenella, quindi 1, 2, 3 e 4. Salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, ne devo realizzare un'altra, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. Adesso devo realizzare le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. Adesso le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4.
salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. E dobbiamo proseguire questo per tutta la riga, quindi uguale alla riga numero 2. Adesso realizzo le 4 catenelle. Salto 1, vado a fianco, maglia bassa. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Arrivata al termine del giro ho fatto le 4 catenelle, maglia bassa, una catenella e mi chiudo nella maglia con una maglia bassissima nella maglia bassa d'inizio. Adesso mi sposto al centro della catenella con una maglia bassissima. Devo lavorare il punto incrociato, quindi inizio con 3 catenelle più una di separazione. Ritorno indietro e lavoro una maglia alta. Dobbiamo ripetere il giro numero 3. 2 catenelle, vado dove ho le 4 catenelle, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto questo archetto di una catenella, vado nell'archetto successivo, lavoro maglia alta, catenella, ritorno indietro e lavoro la maglia alta, 2 catenelle, qui maglia bassa, 2 catenelle, salto questo archetto, vado nell'archetto successivo, lavoro maglia alta, catenella, ritorno indietro, maglia alta. Proseguo questo per tutto il giro. Stiamo ripetendo il giro numero 3. Andate avanti e ci vediamo quando dobbiamo chiudere il nostro giro. Terminato anche questo giro, adesso dobbiamo ripetere il giro numero 4 e poi di nuovo le mezze maglie alte per gli aumenti. Quindi mi sposto al centro del punto incrociato e lavoro una maglia bassissima. All'interno devo lavorare 2 maglie alte, questa è la prima, questa è una seconda maglia alta, catenella, rientro nello stesso punto, altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi dobbiamo lavorare il punto delle 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte all'interno del punto incrociato e dove ho la maglia bassa un punto puff. Quindi qui lavoro una maglia alta e tiro su, una maglia e tiro su, una seconda maglia e tiro su, una terza maglia e tiro su, 4 e 5. Quindi ho le asole sull'uncinetto, passo attraverso con l'uncinetto e chiudo tutto. Qui 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. E qui il punto puff. Prendo il filo e tiro su. Gettato, prendo l'altro filo e tiro su, gettato, terzo filo e tiro su, gettato, quarto filo e tiro su, gettato, quinto filo e tiro su. Chiudo tutto insieme, catenella e qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, catenella e 2 maglie alte. Proseguite questo e ci vediamo di nuovo al giro degli aumenti. Come vedete lo sprone sta crescendo ed è bello piatto. Terminato questo giro, adesso dobbiamo fare di nuovo il giro degli aumenti. Io faccio sempre 2 mezze maglie, quindi mi alzo con una catenella, rientro e lavoro una mezza maglia alta, questa è la prima, vado a fianco una seconda mezza maglia alta e poi lavoro un aumento, quindi lavoro sempre 2 mezze maglie alte e un aumento, a fianco una mezza maglia, a fianco una mezza maglia e qui lavoro 2, 1 e 2, faccio un altro aumento, qui una mezza maglia alta, a fianco una mezza maglia alta e qui ne lavoro 2. Quindi proseguo questo fino ad arrivare alle mie larghezze.
Ogni volta lavoro 4 giri normali senza fare aumenti e quando arrivo alle mezze maglie alte lavoro 2 mezze maglie alte e un aumento. Però voi contate sempre, se casomai non vi trovate con il multiplo di 6, aggiungete sempre qualche mezza maglia alta. Proseguite questo e poi vi faccio sapere quanti centimetri e quante volte ho fatto i miei aumenti. Ecco come si presenta il mio sprone. Come vedete è bello piatto, quindi per me va bene. Per quanto riguarda i giri degli aumenti, io ho lavorato 1, 2 e 3 giri. Quindi 1, 2 e 3 giri con mezze maglie alte inserendo gli aumenti. Quindi ho lavorato sempre 2 mezze maglie alte e un aumento. Il giro del motivo invece rimane invariato, qui non facciamo gli aumenti. Infatti io ho iniziato la lavorazione con 96 mezze maglie alte, arrivata al dove ho fatto l'ultimo giro di aumenti e mi ritrovo con 222 mezze maglie alte. E ho lavorato poi nel giro successivo il motivo normalmente e poi qui ho lavorato 222 mezze maglie alte, non ho fatto più aumenti. Quindi su ogni maglia ho lavorato una mezza maglia alta. Qui ho lavorato le mezze maglie alte, all'interno della catenella non ho aumentato più, ho lavorato una mezza maglia alta e dove ho il punto puff ho lavorato una mezza maglia alta e quindi ripetendo sempre 222 mezze maglie alte. A questo punto, se voi invece avete un seno più abbondante, volete andare avanti con i giri, inserite sempre gli aumenti avendo sempre un multiplo di 6. Potete solo inserirle, se avete un seno abbondante, sulla parte del davanti. Inserite qualche aumento in più, il dietro lo lasciate stare. Una volta che ho raggiunto le mie larghezze, adesso vi dico quanti centimetri è il mio sprone. Faccio in questo modo. Ho diviso il davanti con il dietro, ecco qua. Quindi per quanto riguarda il mio sprone, avvicino un attimo la telecamera, mi ritrovo con la manica, quindi ho piegato in due, ho diviso la manica che sono un totale di 16 centimetri. E per quanto riguarda il busto sono un totale di 44 centimetri. Quindi vanno bene per le mie circonferenze. Quindi piegate in due, calcolate quanto volete l'ampiezza della manica, quindi una volta che avete piegato in due mettete un marker, nel mio caso sono 16 centimetri e mettete anche il marker dall'altra parte. E per quanto riguarda il busto sono 45 centimetri. Una volta che abbiamo suddiviso in questo modo, adesso dobbiamo cucire il davanti con il dietro e lavoro in questo modo. Non riprendo il motivo perché lo voglio più compatto il sotto. Quindi arrivati a questo punto mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta. Adesso mi sposto dove ho entro dove ho il segno, tolgo il segno e lavoro una mezza maglia alta e ho chiuso il davanti con il dietro. Aspetta, ve lo faccio rivedere. Quindi una volta che ho piegato, filo sull'uncinetto e entro dove avevo il segno lavoro una mezza maglia alta. Adesso lavoro mezze maglie così come si presentano fino ad arrivare dall'altra parte per unire il davanti con il dietro. Arrivata anche dall'altra parte, adesso qui ho il segno, entro e lavoro una mezza maglia alta. Tolgo il segno, piego in questo modo fino ad arrivare dove ho l'altro segno per poter chiudere con una mezza maglia alta e ho chiuso anche qua. Quindi adesso ho unito tutte e due le maniche.
Io ho lavorato solo le mezze maglie alte perché io sono arrivata alla lunghezza dello scalfo e la mia circonferenza. Quindi voi se siete arrivati alla lunghezza dello scalfo, però vi mancano centimetri per poter chiudere perché non vi bastano per quanto riguarda il torace, potete aggiungere delle catenelle, però ricordatevi sempre multiplo di 6. Quindi se vi mancano dei centimetri potete aggiungere 6 catenelle oppure 12 catenelle fino ad arrivare alla vostra circonferenza. Una volta che ho unito il davanti con il dietro, vado avanti fino a chiudere il giro. Quindi ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro e chiudo nella mezza maglia che abbiamo iniziato il giro precedente con una maglia bassissima. Per quanto riguarda le maglie, le mezze maglie, io ho un totale di 132 mezze maglie, quindi è multiplo di 6. Però ho dovuto aggiungere 3 maglie, quindi erano 129 più 3 sono 132. Quindi voi quando lavorate le mezze maglie alte contate, vedete se avete il multiplo di 6 o altrimenti aggiungete le maglie che vi mancano. Adesso iniziamo il motivo come abbiamo lavorato in precedenza, quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, alla chiusura poi lavoriamo un'altra maglia bassa, adesso 4 catenelle e 4, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa e mi ritrovo con 2 asoline di una catenella di separazione che al giro successivo lavoreremo il punto incrociato. Adesso 4 catenelle, 3 e 4, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. Continuo questo per tutto il giro e poi vi faccio vedere come lavorare il punto incrociato e andare avanti per la nostra lunghezza. Sono arrivata al termine del giro, quindi ho lavorato le ultime 4 catenelle, maglia bassa, una catenella, salto 1 e mi ritrovo direttamente sulla maglia bassa e chiudo con una maglia bassissima. Adesso mi porto con maglia bassissima al centro della catenella di separazione, mi alzo con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, più una di separazione, filo sull'uncinetto, ritorno indietro e lavoro il punto incrociato. 2 catenelle, dove ho le 4 catenelle lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto il primo archetto, vado sul secondo archetto e lavoro una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, ritorno indietro nell'archetto precedente e lavoro il punto incrociato con una maglia bassa, 2 catenelle e continuo questo come abbiamo lavorato fino adesso, quindi adesso non dobbiamo fare più aumenti ma lavorare il punto normalmente. Quindi quando poi ci ritroviamo sulle mezze maglie alte vi faccio vedere come lavorare. Vi faccio rivedere il punto dove abbiamo lavorato il punto puff e le 2 maglie alte separate da una catenella all'interno del punto incrociato. Quindi una volta che sono arrivata al termine del giro chiudo con una maglia bassissima sulla terza catenella del punto incrociato. Mi porto al centro con una maglia bassissima e adesso devo lavorare all'interno della catenella 2 maglie alte, una catenella e sempre all'interno altre 2 maglie alte, 1 e 2. Qui dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo un punto puff di 5 maglie, questa è la prima, una seconda, 1, 2, 3, un attimo che si sta imbrogliando il filo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso passo con l'uncinetto attraverso tutte le asole e chiudo con una catenella. Vado qui al centro e lavoro 2 maglie alte, 1,
2, catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi proseguite questo per tutto il giro. Sono arrivata al termine del giro, quindi concludo con una maglia bassissima sulla terza catenella del giro d'inizio. Adesso finisco con il giro delle mezze maglie alte, quindi abbiamo terminato il motivo e poi andiamo avanti sempre in questo modo. Mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta. Vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta sulla maglia alta sottostante. Nella catenella una mezza maglia alta, sulla maglia alta una mezza maglia alta e a fianco una mezza maglia alta. Sul punto puff una mezza maglia alta. Quindi dobbiamo andare avanti lavorando mezze maglie alte così come si presentano, senza fare aumenti su ogni maglia alta sottostante, anche nella catenella di separazione e dove abbiamo il punto puff lavoriamo una mezza maglia alta. Una volta che terminiamo questo giro iniziamo di nuovo il motivo con le maglie basse e le catenelle di separazione. Se invece voi volete dare più movimento e allargare alla parte dei fianchi, quando facciamo il giro delle mezze maglie alte potete fare degli aumenti. Comunque adesso andiamo avanti in questo modo fino alla nostra lunghezza. Ci vediamo quando abbiamo terminato la lunghezza della nostra maglia. Sono andata avanti con la lavorazione e dal collo fino alla lunghezza sono un totale di 50 cm. Come vedete il punto è bello e particolare. Non ho fatto aumenti perché la maglia è già elastica, il filato è elastico, ma voi se volete potete inserire gli aumenti dove abbiamo le mezze maglie alte. Ricordatevi sempre del multiplo che è di 6. Per quanto riguarda la manica, non ho voluto continuare e ho terminato la manica con le mezze maglie alte. Questo perché sopra sicuramente metterò un gilet o una giacca. Se invece voi volete andare avanti con la lavorazione del motivo della manica, contate le mezze maglie alte che avete sotto. Se non sono un multiplo di 6, aggiungete le maglie che vi mancano per arrivare al multiplo di 6. Se invece avete il multiplo di 6, continuate il motivo, quindi se non raggiungete il multiplo fate un giro di mezze maglie alte, aggiungete delle mezze maglie per arrivare al multiplo di 6. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ho anche un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove potete postare tutto ciò che volete perché è un gruppo libero. Continuate a seguirmi e lasciate un like. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie e ciao!